Buonasera a tutti, ben ritrovati qua su Radio Rossonera. Torniamo in diretta per l'appuntamento classico del lunedì sera, la stanza di bottoni. Oggi altra stanza di vittoria. Dopo le ultime per 1-0, torna il Milan a vincere in maniera ancora più netta, vince 2-0 contro l'Atalanta, vince non concedendo nulla all'avversario, sciupando qualche palla gol di troppo, ma restituendo al Milan, a se stesso, insomma quelle caratteristiche che insomma gli abbiamo riconosciuto negli ultimi 2 o 3 anni, che tanto ci hanno fatto parlare bene del Milan. Ne andremo a parlare come sempre con mister Emanuele Bottoni. Mister, ben ritrovato, ciao. Ciao, buonasera Simone, buonasera a tutti. Lo rifaremo ovviamente insieme a voi, ne riparleremo con voi a 24 ore quasi di distanza dalla vittoria, con le vostre considerazioni, le vostre domande. Ho visto che ne sono già arrivate, quindi mister, io ti lascio parola per la tua introduzione come al solito, poi ti rigirerò qualche domanda, le ho già intraviste nel mentre ti ho perso. Spero di ritrovarti al volo, altrimenti abbiamo iniziato col botto. Il mister mi sa che l'abbiamo perso per davvero. Mi date un conforto da casa? Nel senso che è un problema mio o è il mister che è saltato? Perché altrimenti mi tocca fare Melina a centrocampo, cosa che il Milan non ha fatto nelle ultime partite, anzi è andato abbastanza in verticale, e invece mi toccherà fare Melina. Datemi un cenno da casa, se è problema mio, problema del mister o problema di chi? Forse della connessione o chi lo sa. No, è saltato il mister, perfetto. Abbiamo tipo parlato per 10 minuti prima di iniziare la trasmissione del suo San Giuliano, e il mister è ovviamente saltato mentre dovevamo iniziare la diretta. Anzi, mi tiro via un attimo la maschera, se no sembro ha fatto acqua a drettoni, non è bello. Lo recuperiamo tra poco il mister, spero che sia tra poco qui con noi, anche perché, come detto, dobbiamo sì analizzare una vittoria, ma anche quello che c'è di diverso da almeno 3-4 partite a questa parte. Abbiamo un sistema di gioco un pizzico cambiato, in realtà non tantissimo, lo vedremo anche dalle parole del mister. Aspetta che forse abbiamo recuperato, eccolo qua, ciao mister. Simo, scusa, ma non avevo messo la presa del notebook, il quale si è scaricato senza che me ne accorgessi. Scusate. No, probabilmente abbiamo recuperato. Allora, mister, come al solito, introduzione tua iniziale, poi ho visto che ci sono arrivate un paio di domande, te le girerò subito, quindi la tua introduzione. Guarda, allora Simo, c'è da restare meravigliati perché abbiamo rivisto un Milan che ha ritrovato quasi l'incanto delle caratteristiche che ci avevano appunto fatto innamorare. Quindi vedi che nel calcio parlare io stesso, no? Ho detto, cioè io a un certo punto ho dati per finiti, sono sincero, vedi, bisogna che devo imparare pure io, cioè, non è scientifico e quindi niente, questi sono ripartiti perché ho visto proprio cioè, le caratteristiche che aveva il Milan, per esempio il palleggio corto, i tempi di gioco, il fraseggio, il pressing, cioè quindi abbiamo marcato in avanti di nuovo, mentre prima i difensori, se ci ricordiamo, nei momenti bui scappavano dietro perché non c'era filtro a centrocampo, non c'era aggressione sui portatori avversari, l'avversario giocava con facilità, invece adesso abbiamo ripreso a fargli sentire il fiato sul collo, poi abbiamo visto le palle imbucate in 3 quarti, quelle che ci piacciono tanto, i cambi di gioco, e inoltre direi che Teo poi chiaramente come quinto se ne beneficia ancora di più perché è ancora più libero di attaccare, ha comunque un mediano dietro che lo copre, ha un altro braccetto il difensore che lo copre, quindi può andare con maggiore, diciamo, spregiudicatezza pure. Che dire, quindi un Milan da 8, cioè da 8, un Milan ritrovato. Adesso, salvo, ripeto, altre sorprese dell'ultima ora, mi sembra un Milan che ormai è in ascesa, cioè ha ripreso il percorso in avanti, no? Mentre noi vedevamo a un certo punto il percorso all'indietro e abbiamo lanciato un allarme prima che i risultati decadessero in maniera evidente, anche quando magari abbiamo pure strappato qualche vittorina così e così. Mi sembra in trasmissione spesso abbiamo detto che qualcosa notavamo che qualcosa
qualche ingranaggio era andato fuori fase, si vedeva, sì, sì. ma Simo, si vede quando una cosa non funziona bene. E adesso hanno ripreso, insomma, il livello, capito? Hanno ripreso a stare a galla, non sott'acqua. La cosa si vede e quindi c'è da aspettarsi che la crisi sia superata. Adesso che ci sia stata anche qualche crisi di spogliatoio personale col MISE, sembra comunque di fatto la cosa sembra ricucita anche sotto questo aspetto. Marco, Krunic ieri sera ha sempre detto, voi lo sapete chi mi segue, io ho sempre detto Krunic è un grande giocatore, Krunic è un grande giocatore, un giocatore che ogni allenatore vorrebbe nella rosa, ha tutte le qualità per stare in una squadra come il Milan, tutte. È che a volte non si riesce a fare la differenza tra chi è titolare inamovibile, chi non è mai in discussione, chi nel caso deve giocare anche per determinati motivi che esulano un po' dalle proprie caratteristiche, e poi invece ci sono quelli che possono fare la mezz'ora, possono essere utili quando qualcuno si infortuna e fanno 3-4 partite, chi può dare una mano cambiando ruolo, come può essere Krunic. È semplicemente un Simo, giocatore della rosa e nella rosa ci sta. Poi non può Simo, essere un allora, titolare inamovibile, quello ok. sì, Simo, vabbè, diciamolo pure, ce lo siamo detti l'altra sera, no? Un po' l'ambiente Milan, cioè noi, anch'io, anche tu, l'ambiente Milan, poi ci sono delle eccezioni, qualcuno più lucido, chiaramente, io cerco di essere Mm. lucido, è un po' legato, troppo legato, al passato. Cioè al passato Mm. significa che i termini di paragone che si fanno nel Milan è Rui Costa, Kaká, Sedorf, Shevchenko, Inzaghi, Pirlo, questo, quello, Gullit, Van Basten. Cioè, in una squadra forte come il Milan e come sono anche altre squadre europee di livello, sono passati tanti campioni. E io l'altra sera ti feci un esempio. Quando si infortunò Van Basten, purtroppo al tallone, insomma, al tendine, non ci fu modo di recuperarlo e smise a 29 anni, 30, mi sembra non avesse 30 anni. Il Milan ha continuato a vincere, cioè io te l'ho detto l'altra sera, no, a cena, Sì. il Milan ha continuato a vincere perché non è il singolo che vince, deve funzionare tutto un sistema calcio e allora arrivi a dei risultati. Ma questo che significa? Che allora Van Basten non era forte? No, era fortissimo, no forte. Però poi vinciamo uguale. Oh, Capello ha vinto gli scudetti uno dopo l'altro senza Van Basten. Abbiamo vinto la Coppa dei Campioni nel 94. Arriviamo in finale e poi abbiamo perso le due finali, mi sembra, di fila, una con l'Ajax, un'altra. Cioè, voglio dire, ragazzi, non è il singolo che fa una squadra, è la squadra che fa il singolo. Cioè, se tu Certo. singolo sei bravo e ti trovi a interagire in una squadra che funziona, tu ti esalti. Se tu singolo sei bravissimo, ma ti trovi in un contesto che non ragiona, che non funziona, farai male. Di conseguenza, cosa succede? Che noi dimentichiamo però Colombo, dimentichiamo, ecco, uno che lo vedo tutte le settimane e parliamo di squadra, Eranio, cioè noi dimentichiamo che una squadra, Evani, che poi aveva pure un gran piede per carità, però rispetto agli altri diciamo era pure un po' più operaio, no? Certo. Aiutami a di Gattuso, che non era certo uno che calciava all'incrocio dei pali, no? Quindi questo cosa significa? Significa che una squadra deve essere composta da giocatori che funzionano per lo scopo tattico che un allenatore ha. Mm. Dopodiché è normale non può avere tutti operai, e ci vuole. Poi avere il campione, che cosa fa? Ve lo dico proprio da Sì. allenatore. Cioè, il campione fa che una partita di 0-0, che tu controlli, stai lì, questo si inventa il gol, la mette all'incrocio da 35 metri, come è successo a noi una domenica fa, oppure è una punizione, eccetera, e tu vinci la partita. Quello è il campione. Ma non è che il campione tu prendi uno che è forte, più di Krunic la squadra va meglio. Non è detto, non è detto. Perché questo ragazzo sa stare in campo, sa stare nello spogliatoio, sa comportarsi con lo staff tecnico, quindi è un giocatore utile. Ecco, quindi noi dovremmo un po'
cominciare a guardare di più a queste cose che non al passato. Guardiamo di più al presente e godiamoci i giocatori che abbiamo. Questo è, tanto alla fine pure Leao va via, rimane, ritorna. Se se ne va, arrivederci, voglio dire, volteremo pagina e avremo un nuovo Leao, perché il Milan è questo, non è che noi dipendiamo da un giocatore, no, lo riusciamo a sostituire, questo voglio dire. Allora, mister, io inizierei a parlare dei singoli, lo facciamo tramite le domande della chat. Alessandro ti scrive: Mister, Maignan fa giocare diversamente pure gli avversari, che per paura dei lanci lunghi non ti pressano alto come Tata. Ieri magari pressione in meno dell'avversario, magari anche un po' tu stesso che ti sei alzato, perché il Milan, come sempre quando c'è Mike, è portato anche a essere un pochino più alto, insomma. Però il ritorno di questo portiere a noi fa tanto bene in porta quanto anche quando abbiamo la palla, ma lo sapevamo già, non era una novità. Sì. Simo, allora facciamo un paragone, no? Calcio-vita, perché tanto il calcio è la vita, è uguale, no? Allora c'è un momento di sconforto, un momento di difficoltà e tu ne parli con un cugino, con un amico e questo ti dice sì, hai ragione, andrà tutto male, cioè, tu che fai? Ti butti sotto un treno. Chiaramente se invece ti interloquisci con una persona che ti dice ma no, coraggio, ma sai, ma qua tu ti senti più forte perché ti senti spalleggiato. Ecco, Maignan fa parte di quella categoria di giocatori, di calciatori come Ibra, che dà forza solo con la sua presenza. Poi andiamo agli aspetti tecnico-tattici e come dice Alessandro, anche questi sono importanti, al di là della parata in più o in meno che fa rispetto a Tata, no? Che Che male sicuramente non è. l'anno scorso salvava un gol a partita, ma c'è il fatto, come che abbiamo detto tante volte, allora mi pressi alto, lancio lungo. Hai paura del lancio lungo, quindi non mi pressi e mi lasci lo spazio per giocare corto e la gioca corta. Quindi è un'arma in più sotto questo aspetto, perché è normale che un portiere che è capace di far ripartire l'azione da centrocampista è un pericolo per l'avversario, cioè l'avversario tatticamente io preparo la partita, no? Di fatto faccio questo, preparo la partita, che cosa succede? Che io devo preoccuparmi di questo signore qui che mi fa queste giocate, non posso preparare la partita senza pensare a Maignan. Senza Maignan posso preparare la partita senza aspettarmi certe giocate e quindi è Certo. più facile, è più semplice per l'avversario. Ecco, queste sono cose sensate da dire. Non solo che para, perché che para, certo è uno che l'anno scorso è stato il miglior portiere d'Europa secondo me, d'Italia sicuramente, d'Europa tra i primi 2 o 3, quindi significa che è forte, però ha in più che è un portiere moderno che gioca con i piedi. Vado avanti, mister, con le altre domande. C'era una domanda, eccola qui, su Rafael Leao. Cosa ne pensi, mister, della nuova posizione più accentrata di Leao, che è realmente una seconda punta, così? Sì, ma noi ricordiamoci, ciao Luca, che comunque lui mi ricordo che in alcune occasioni nel 4-2-3 ha fatto pure la punta centrale, ha fatto pure dei gol. Naturalmente se ha un po' di metri davanti a sé è meglio per lui, no? Quindi lui comunque anche in posizione più centrale cerca di prendersi gli spazi per la corsa, no? E chiaramente da una parte può essere pure positivo perché non è costretto a fare il quinto, no? Come si suol dire, cioè di quella corsa all'indietro nella fase difensiva, qualcuna se la può risparmiare, no? Rispetto a fare l'esterno. E quindi diciamo che potrebbe pure favorirlo sotto certi aspetti. Poi alla fine il gioco del calcio è quello, ecco, o parti più di qua o parti più di là, cerchi di far valere le tue caratteristiche, che sono quelle di corsa. E quindi insomma potrebbe anche essere un positivo per lui che può fare meno chilometri ma più qualità nella corsa, che è la sua grande, diciamo, caratteristica. Tra l'altro, Ivan da casa ti scrive: piccola considerazione, quando è entrato Ibra, Leao ha cambiato totalmente atteggiamento. Immagino che tu voglia dire che era più concentrato prima.
Sicuramente, la Ibra, ragazzi, è un leader, ma noi lo viviamo, penso, anche nella vita, sul lavoro, no? Quando arriva il leader che ti tira su tutto l'ambiente, ti dà l'esempio, tu vedi il tuo leader che lavora come te, più di te, e tu cerchi di scappare un esercizio e lui lo vedi che lo fa per primo. E cioè, naturalmente poi in campo, queste sono persone che poi in campo pretendono perché sono loro i primi a fare. Naturalmente se tu fai, poi pretendi. Se tu sei lavativo peggio di loro, fai peggio di loro, dici fai bene a non allenarti male. E quindi Ibra è importante per questo e spero che se dovesse smettere di giocare possa rimanere nell'ambito Mm. Milan, magari di Certo. staff tecnico e insomma sarebbe una figura di leadership importante. A proposito di Leao, non so se ti ricordi colazione finita poi con il salvataggio all'ultimo di Toloi, Toloi che riesce a recuperare palla dopo un paio di belle triangolazioni del Milan in ripartenza. Ivano ti scrive: quante esperienze mancate in quel cross in mezzo, dove Leao, con la sua posizione sbagliata del corpo, perde il duello fisico con Toloi reclamando un rigore. Lì Sì, deve proteggere la palla e prendere fallo da rigore. E sì, lì ha lasciato sicuramente. la porta aperta. Sì, Lì è o fai successo gol pure, e ti metti in mezzo, o l'avversario ti trancia e prendi rigore. è successo pure a noi una settimana fa, una cosa del genere. E là è, vabbè, un po' di esperienza, un po' la giovinezza, un po' la cosa. E poi non so se lui ha la giusta mentalità, correggerà queste cose, no? Come per esempio un Giroud, no? Cioè, un Giroud non sbaglia un movimento, cioè proprio un giocatore intelligente, ma già da anni lo fa, quindi significa che lui ha una mente fatta in un certo modo, no? Altri non ce l'hanno. Io ti dico una cosa, Haaland che fa tantissimi gol, se voi andate a vedere, nonostante la giovane età, la Mm. caratteristica più importante di Haaland, voi vedetevi un video su YouTube, no? Senza tante... È come mette il corpo quando calcia. Lui si gira proprio col corpo a seconda di dove vuole calciare, quindi si mette comodo, per dire, no? Si mette il corpo per poter tirare comodamente e piazzare la Ti palla piace? bene. Notate questa cosa, cioè lui fa la corsa, i tempi giusti, e poi prende, apre il corpo, chiude il corpo, dipende come vuole calciare la palla. Non ha sempre la stessa postura. Quello là, per esempio, è una cosa che lui ha capito in giovane età e gli ha fatto fare il salto di qualità, perché in quel modo i gol non li sbagli, perché lui non Mm. tira solo col piede, tira col corpo. Invece alcuni giocatori hanno solo una tecnica elevatissima solo a livello di piede. Non so se mi spiego, tipo la Sì, palla che sì. abbiamo visto che Messi ha messo a Mbappé, no? Non so se l'avete vista. Cioè lui non è che sposta il corpo, lui c'ha proprio col piede, fa dum e te la mette dove vuole lui. Invece altri giocatori devono aggiustare il corpo, no? E Haaland ha capito questo a 20 anni, a 20 anni. E quindi non sbaglia una palla, cioè quando gli arriva la palla da mettere dentro, la mette dentro, perché si mette bene col corpo. Mister, a proposito di Leao e di corpo da mettere bene anche qui, Tommaso ti chiede contro la Fiorentina come vedi De Ketelaere al posto di Leao che è squalificato. Guarda, Lo vedi meglio di Rebic, ad esempio, o di Orighi, quindi di una punta vera? allora io ti dico le cose come le vedo io, cioè lì la vedo così, che come ruolo, come caratteristiche del giocatore ci sta poter fare quel ruolo e quindi essere impiegato e dargli minutaggio, dargli spazio, cercare che si sblocchi, no? Il problema qual è? Che poi un allenatore, quando manda in campo la squadra, manda in campo la squadra che ritiene migliore perché vuole vincere la partita, non è che vuole fare esperimenti. Anche perché tu hai una Champions League da conquistare su altri soldi per la società, capito? Ormai il Milan deve conservare uno standard di Champions. Quindi praticamente io temo che non lo faccia partire. Temo per lui, ovviamente. Poi per il Milan a me va bene quello che fa Pioli, che sia più utile alla squadra. Quindi potrebbe pure mettere, per dire, Messias e Saelemaekers quarto, quinto come lo volete chiamare, oppure potrebbe rimettere Messias là e come hai detto tu prima anche Rebic.
però non lo so, farà una scelta del genere o se vuole, soprattutto nel primo tempo, avere più equilibri, metterà Saelemaekers e Messias davanti. Oppure giocare con più spregiudicatezza, metterà Messias Rebic, ma non credo Orighi, non credo, ecco, come caratteristiche, però è possibile pure, hai ragione. Vedremo un po', però De Ketelaere come scelta, secondo me, non ce l'ha come prima scelta, ma io l'ho visto pure ieri sera, a volte cioè, va la metà dei compagni, cioè, ho visto una ripartenza del Milan che lui faceva un passo, gli altri ne facevano due, proprio la frequenza di corsa, non so che cosa, Guarda, non lo è so. un'azione dove tra l'altro lui stesso recupera la palla, credo in scivolata, l'arbitro lo lascia giocare, il Milan Te la riparte, ricordi qui? ripartano in tre e gli danno tipo 7, 8 metri, 10 metri. Quindi te la ricordi, non Sì, è sì, sì, che sì. l'ho sognata stanotte. No, no, no. Cioè, no, dico, ma è strano, capito? No, perché a volte, credimi Simone, io a volte dico, ma forse ho visto male. Cioè, Mm. ti giuro, mi vengono i dubbi perché lo vedo talmente al rallentatore a volte che penso di aver visto male, sai, può succedere che... Ma troppo lento, non lo so che cosa ha, perché io l'ho visto che la corsa ce l'ha, e ho visto le clip dello scorso anno, Mm. corsa fluida, elegante, testa in su, cioè non lo so che cosa è successo, perché se tu non corri nemmeno forte, che hai un problema atletico, fisico, non lo so, là non è che è una giocata tecnica, è una corsa. E onestamente non lo so, si deve sbloccare sto ragazzo, Simo, però ci deve Eh sì, mettere il è suo. bloccato. Eh sì, cioè, lo Cioè, puoi voglio aiutare, dire, ma alla fine è il ragazzo che si deve sbloccare. certo, no, è come Ibra che ieri ha detto io mi sono tolto i soldi per darli alle AO. Di fatto gli ha detto firma e zitto, no? Però Mm. poi alla fine è lui che deve firmare, non può firmare Ibra. E lo stesso De Ketelaere, non è che Pioli si può incarnare in De Ketelaere o Ibrahimovic. Cioè più di darti fiducia, serenità, tranquillità, la pacca sulla spalla, cioè, io non so che cos'altro puoi fare a un ragazzo, deve trovare lui dentro di sé quella forza che ha trovato Tonali per reagire e imporsi nel Milan. Anche se va detto che Tonali non è che il primo anno ha fatto come De Ketelaere, ha fatto comunque buone partite, Certo. ha fatto buone partite. E poi ha dimostrato di essere da Milan, è cresciuto, è diventato autorevole in campo, leader. Mister, vado avanti perché sono un paio di domande di Marco invece che ti chiede la prima se si può parlare di difesa a tre quarti. Sì, 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 innanzitutto vabbè, volevo rispondere per correttezza alla domanda di prima, cioè non so se Rebic dà più, non lo Garanzie. so, perché Rebic pure è uno che arriva, sparisce, ritorna, non si capisce, non lo so. Difesa a tre quarti, sì, cioè nel senso tu vuoi dire Marco che praticamente c'è sempre il quarto, no? Mm. Giusto Simo? Penso che questa è la domanda. Sì, e il terzo che è Calulu a volte si comporta molto da quarto. Ma certo, ma la difesa a tre, ragazzi, è sempre almeno a quattro, eh. Cioè, in transizione negativa, cioè in transizione difensiva, perdi palla, è almeno a tre, o comunque dovrebbe essere almeno a tre. A meno che non stai a perdere 2-0 all'82esimo e magari là ci sta che stai sbilanciato, però almeno a 4 lo sei sempre. E addirittura quando stai su palla centrale avversaria che palleggio e ti sei abbassato diventa sicuro a 5, 5-4-1, capito? Cose di questo genere. Quindi il terzino c'è sempre. Naturalmente, se è costretto a uscire Calulu, il terzino diventa Hernandez, se è costretto a uscire Ciao, il coso diventa Messias o Saelemaekers o Calabria o chi c'è. Perché si scivola, no? Si scivola e quindi entra il quarto difensore sicuramente, però è per tutte le difese a tre. Walter ti chiede, buonasera mister, anche ieri un grandissimo lavoro di pressing e appoggi di Giroud, ma non è che questo grande dispendio gli toglie qualcosa in fase conclusiva? Ieri Ma un paio di gol li ha lasciati giù. allora, Uno era in lui, fuorigioco, sì, sì, ma io questo. ho capito la domanda. Allora, Simo, io penso questo.
c'è l'attaccante che prende 8 palloni a partita e fa un gol, perché fa solo quello di mestiere, però non aiuta la squadra. C'è l'attaccante che invece fa un gol ogni 2 partite, ogni 3 partite, però importanti, lui li fa sempre importanti, ma che però gioca con la squadra, quindi fa un lavoro diverso. Un esempio potrebbe essere quello di Icardi, no? Icardi era l'attaccante, diciamo quando stava in Italia, che toccava mediamente 25 palloni a partita e però stava sempre in alto nella classifica cannonieri. Significa che cosa? Che lui si occupava maggiormente dei movimenti in area di rigore, dei movimenti offensivi. Non si occupava dei movimenti incontro, delle rincorse all'avversario a centrocampo, delle sponde, delle spizzate di testa, eccetera. È normale che uno come Giroud, se tu vai a contare le volte che salta di testa, no? Metti 30 volte, voi provateci a saltare per area a 2 metri, poi riatterri e scatti e corri a farlo 30 volte. Poi vediamo le sirene dell'ambulanza. E metà delle volte anche col contatto dell'avversario. Bravo, col contatto dell'avversario che ti toglie altre energie perché devi combattere anche quell'altra forza, no? Oltre che quella di gravità. Quindi fa un lavoro diverso. Poi dire se gli toglie qualcosa in base conclusiva a livello di forze, non lo so se a livello di forze, ma certamente a livello di lavoro, cioè di dove tu, di come occupi il campo, no? Se tu vai a vedere la heat map di Giroud, sicuramente il rosso sta più in più zone di campo. Se vedi quella di Cardi, dell'Icardi che ci ricordiamo noi, adesso non so manco più se gioca, Icardi era uno che vedevi l'area di rigore, cioè lui calpestava l'area di rigore, poi faceva gol. Quindi l'allenatore sceglie, attenzione, un allenatore dice a me ne faccio a meno del suo lavoro con la squadra, però mi fai gol. Ha capito? Un altro allenatore dice io faccio lavorare il centravanti in un certo modo perché poi lavoro molto anche con gli inserimenti, con gli esterni, col centrocampista si inserisce, con un gioco diverso. E quindi il centravanti mi fa da vertice, cioè da scarico avanti. Il vertice è il primo passaggio e poi avere in avanti. E naturalmente chi fa da vertice in avanti deve essere capace di farlo, cioè quali sono le caratteristiche? Di testa deve essere forte, fisicamente prestante, deve saper proteggere la palla, deve saper fare la sponda indietro, deve fare delle cose che per esempio Icardi secondo me non sa fare. Se tu chiedi ai Icardi di fare questo tipo di lavoro non te lo fa. Allora naturalmente un tifoso dice però Icardi fa 20 gol, Girone fa 10, ho capito, però un allenatore può dire io preferisco Giroud, non so se mi spiego, quindi A proposito della difesa 3, ci ho pensato anch'io in effetti, questo potrebbe essere stato anche un accorgimento per quel problema grave che avevamo notato soprattutto in Benasser, lasciato libero nelle praterie, povero in 40-50 metri di campo senza un compagno vicino, e che quindi è stato ridotto anche la quantità di campo che devono coprire i due centrali. Cosa ne pensi, mister? È una buona certo, soluzione. certamente abbiamo detto che se tu hai un'organizzazione di gioco ci arrivi e noi ci arrivavamo con Chessy, no? Perché Cialanoglu diventava centrocampista e Chessy diventava davanti alla difesa o addirittura difensore, perché nel momento in cui un difensore attaccava forte fuori lui andava a prendere il suo posto, quindi lo copriva. Lavoro di copertura. E questa cosa è venuta a mancare, allora l'allenatore dice io li metto qui, ce lo metto fisso. Naturalmente il braccetto, soprattutto il braccetto, anche quello centrale, esce in 3/4 qualora si necessiti della sua presenza. Quindi un avversario di troppo esce il braccetto aggressivo e mantieni sempre però i due dietro, più i terzini, almeno un terzino o due. Quindi praticamente sicuramente è così ed è un aiuto per i centrocampisti, assolutamente vero. Vado avanti, Mirko invece ti dice: essere riusciti a uscire da una situazione del genere, quanta consapevolezza e forza dà a squadra, società, allenatore, insomma, tutti quanti. Tra l'altro, lo stesso Sì. Lorenzo poco prima ci aveva detto una considerazione molto simile su Pioli: risollevare una squadra in meno di un mese ottenendo questo tipo di prestazione non è cosa da poco. Cosa ne pensi? Sì, allora innanzitutto la domanda che poi è sparita, non so se continua a 3, però se le cose vanno bene sì.
sicuramente, Mm. perché è normale, quando tu trovi una quadra, no? Mm. Poi quella quadra cerchi di mantenerla finché puoi. Il fatto del mister che è riuscito in un mese e mezzo a ritrovare la quadra dimostra che è forte, perché non è facile, credetemi, non è facile, perché poi c'è pure il morale abbattuto, una serie di problemi, le critiche che arrivano, eccetera. E poi, questo sì, la domanda di Lorenzo. Poi c'era un'altra, Simo, mi sembra, qual era? Ma no, era sulla consapevolezza questa. Questa qua, Quanti sì, anni la dà? consapevolezza, sì, eh sì, perché tu praticamente quando tu cadi, guardate, sono le frasi motivazionali che troviamo su Instagram, su TikTok, no? Però sono vere, quando si dice non è bravo chi non cade mai, no, è bravo e chi si sa di sollevare da una caduta, è la verità. Cioè bisogna nella vita, la cosa che bisogna saper fare meglio è gestire le sconfitte, anche nella vita si viene sconfitti, e i momenti difficili. Quando tu riesci a gestire bene, al meglio comunque, bene, devi soffrire, soffri, e purtroppo è così, però riesci a gestire bene queste situazioni, ti si forgia il carattere, cioè tu poi diventi più forte. Quindi è giusto quello che dice Mirko. Mirko dice aver superato questi ostacoli significa ti dà una maggiore ancora di più consapevolezza e Mm. paradossalmente il Milan cadendo in quel modo e ritornando fuori può essere diventato anche più forte perché ha acquisito un Sì. nuovo vaccino, non mi piace questa parola, però è un esempio, no? Mm. Una nuova, diciamo, corazza che tu Mm. hai indossato, certamente, sì. Ringrazio Leonardo per la donazione di 10 sterline. Grazie mille, Leonardo. Ti scrive: una birra per il mister. Cosa ne pensi, mister, della mancanza di specialisti di punizione dal limite e in Serie A in generale, oltre al Milan? Ieri dal limite è andato Tonali, che non ha un piede particolarmente educato, ma al di là della punizione diretta, pure piazzati per cross, angoli, punizioni laterali, ieri sorvoliamo, eh. Ragazzi, io ho vissuto l'epoca da giovanissimo, vabbè, però l'ho vissuta di Zico, Maradona, Platini. Te ne dico uno che era meno famoso di questi, ma altrettanto forte, non lo so, ma era vicino, Dirzeu. Non so se voi l'avete mai sentito nominare, Dirzeu, no? Vedi di qualche video su YouTube, Simo. Mm. Cioè, questa gente qua, una punizione dal limite era una condanna, eh. Cioè, punizione al limite era gol, 9 volte su 10 la mettevano dentro. Tra Adesso l'altro c'è per me un... Tonali è anche andato con la testa non proprio, come dire, adesso tiro e provo a fare gol. È Sì, andato sì, come sì. dire, dai, vabbè, la tiro, va. Allora, cosa significa questo? Significa che certamente c'è un calo del tasso tecnico, Mm. dovuto a un tipo di calcio diverso dove si allena molto di più l'atletica e la tattica. E io sono molto appassionato di tattica, ovviamente, ma riconosco che l'aspetto tecnico è allenato, cioè, o Mm. comunque quantomeno fino a 18 anni è lasciato libero. Cioè il giocatore, vi dico una cosa, no? Il giocatore a 15 anni va allenato così. Mister, mi succede questo, come devo fare? Arrangiati. Cioè arrangiati. La risposta dell'allenatore dovrebbe essere arrangiati, non ti aiuto. Perché? Perché il giocatore capisce, io ho un avversario che è più veloce di me. Come lo fermo, mister? Arrangiati. Lui quindi comincia a posizionarsi diversamente, a prendere più metri di vantaggio, a coprire più lo spazio alle spalle, cioè sviluppa una serie di capacità. Oppure quello è forte, come lo supero? Lo superi, prova al dribbling, prova qui, poi ti va male. Invece già nelle giovanili cominciano. Tu fermati, non dribblare, torna dietro, riparti, ricominci. Cioè io sono appassionato di queste cose, ma queste cose si fanno quando sei nel calcio professionistico, cioè Milan, eccetera, eccetera, allora è chiaro che là c'è di mezzo pure la tattica, però nelle giovanili soprattutto ci vogliono istruttori di tecnica, ci vuole, e poi manca una cosa, Simo, se mi posso permettere, Mm. manca la strada, manca che da ragazzini, io almeno da ragazzino, mamma esco,
andavi sui selci, sulle cose a giocare 3 ore a pallone. 3 ore a pallone significa che cosa? Che tu comunque affini delle doti, cioè migliori. Anche uno che non è particolarmente dotato diventa bravino, uno che è addirittura di natura delle qualità diventa ancora più forte. Oggi manca questo perché il ragazzo sta davanti alla PlayStation, davanti alle cose e chiaramente non sviluppa queste capacità istintive, diciamo così. Antonio ci porta su Ciao, lui ne fa un giocatore simile a Van Dijk per caratteristiche. A Sì, parte il paragone che è un po' pesante, ma in realtà parla solo di caratteristiche, quindi lo sì, possiamo sì, sì, sì. commentare, però questo ragazzo davvero sta stupendo, mister. No, no, un giocatore forte, un giocatore importante. È vero che somiglia, Anche vedi, fisico. sì, no, un fisicone. Poi, per carità, Van Dijk è, diciamo, quello è un caso su 1000, cioè su 1 milione forse, perché questo ha un fisico impressionante, tutte le qualità, e magari è fuori categoria, diciamo così. Però questo nostro pure è un giocatore importante, sta dimostrando importante, anzi faranno bene a blindarlo, non so che contratto ha, perché secondo me gli mettono gli occhi addosso. Ne vedi anche un po' un percorso simile a quello di Kalulu dell'anno scorso? Sì, sì, lo sta dimostrando, però lui addirittura è più dotato fisicamente, quindi oltre a Calulu che è fortissimo anche da difensore centrale, l'abbiamo visto, lui abbina pure di avere dei centimetri in più, che per un difensore centrale è una caratteristica non da poco, no? Perché oggi i difensori centrali e i portieri sono almeno 1,90, se no soffri. C'è una domanda generale di Daniele. Si ti chiede se è facilmente allenabile la poca concretezza sotto porta, cosa che ogni tanto ci capita purtroppo di notare nel Milan. Anche ieri qualche gol di troppo è stato buttato via. Guarda, Simo, secondo me è allenabile. Facilmente lo toglierei, però è allenabile, cioè pretende negli allenamenti che si faccia gol, anche nell'esercitazione libera, dove fare degli scambi e tiri, oppure magari qualche giocatore è portato a sottovalutare, no? La, la realizzazione, cioè la riuscita del tiro. Invece bisogna far capire che anche se stai allenandoti, la cattiveria e la focalizzazione deve essere massima perché è quella che poi ripeti in partita. Quindi da lì devi fare gol, punto. E si allena perché io ne so qualcosa io nel mio piccolo, ovviamente, quando giocavo io non è che ero Van Basten, ovviamente, però ho migliorato questo aspetto quando ho trovato degli allenatori che pretendevano in allenamento e si arrabbiavano, urlavano, cioè tu sbagliavi un gol facile per superficialità, si arrabbiavano e dicevano questo poi lo fai pure la domenica, è vero perché ti mentalizzi male ed è una cosa certamente che si può allenare. Ciao Fabrizio. Fabri, ti fai i complimenti perché insomma da Padovano battere il Vicenza è doppiamente insomma, cosa buona e giusta. Federico invece ti chiede, mister, difesa 3 a vita e quindi calciomercato di fine stagione in linea con il nuovo modulo oppure Milan Camaleontico attento alle opportunità di mercato? Cioè, mettiamo il caso che questo sistema di gioco, questo 3 ibrido, 4, insomma, abbiamo capito quello che è, ce lo portiamo fino a fine stagione. A quel punto, secondo te, andiamo avanti, ci impostiamo anche il mercato? Cosa manca a quel Sì. punto? A quel punto, se tu ti trovi bene, la squadra rende bene, manifesta e conferma questa solidità, potresti certamente giocare a tre, anche perché oggi comunque c'è un ritorno del tre, no? Mm. Cioè, tipo, per esempio in Serie C, cioè, saranno 2/3, tre squadre che non giocano 3-5-2. Il resto è tutto 3-5-2, 3-4-2-1, 3-4-1-2, difesa a 3. Perché evidentemente c'è un ritorno, diciamo, di questa dimensione, no? Che era per Mm. 25 anni è stata considerata obsoleta, no? Anzi vecchia,
però invece, vabbè, a parte Conte sono anni che lo fa, Mandorlini l'ha fatto benissimo con l'Atalanta, era uno dei più bravi con il 3 a 3. E quindi qualche fedelissimo era rimasto, diciamo, però la maggior Mm. parte delle squadre optava per il 4. Adesso c'è un ritorno, probabilmente potrebbe essere una strada anche per noi. Mister, Teresa invece ti chiede un nome nel caso dovesse partire Leao. Questo non è facile perché Leao comunque è un giocatore importante, cioè Ma tra l'altro, diventato, seconda punta o esterno? esatto, perché poi c'è la difesa a 3, dipende poi come giochi davanti, perché puoi giocare 3-4-3, 3-5-2, ma penso che questa non è la strada di Pioli, 3-5-2, quindi oppure 3-4-1-2, 3-4-2-1 come moduli di partenza. Quindi certamente dovranno avere le idee chiare per fare il mercato in funzione degli obiettivi, se no fanno Mm. un casino, perché poi se ti ritrovi con tante punte esterne e fai un altro tipo di gioco, poi ti Eh. incarti, eh. A Vabbè, proposito, ma lo mister sanno, Richine, voglio dire, lo sapranno, cioè, lo sto dicendo, ma lo certo, sanno, non è che, assolutamente. Abbiamo ancora un 5 minuti circa, non di più. Volevo farti io una domanda su questo signore qua. eh, Ieri, guarda come ha colpito bene, coordinato la palla, ha fatto un bellissimo gol, al di là del fatto che poi in realtà è un'autorete perché lui aveva preso il palo. Però mi sembra uno di quelli forse più avvantaggiato di tutti da questo sistema di gioco. È meno preoccupato di dover tornare sempre e comunque, ma torna. Perché comunque per me ormai è mentalizzato a tornare, perché l'ho visto anche più di una volta perdere palla e girarsi e tornare, quindi vuol dire che ormai è entrata dentro. E dall'altro canto, però, mister, per me, con questo sistema di gioco, tra gol e assist, un 10-12, non ti dico 15 tra gol e assist, ma 10-12 per me ci arriva in una stagione, eh. sì, 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 ma Simo può arrivare pure a 15 veramente così, eh. Mm. Vabbè, questo è un giocatore forte, cioè lui è dotato già dalla natura perché la corsa che ha, la resistenza che ha, nonostante la frequenza di corsa, non è da tutti, cioè perché lui ha una corsa rapida, veloce e spesso non si abbina alla resistenza durante la gara, no? La continuità. Invece lui ha tutte e due, ha la potenza aerobica e la Mm. rapidità. E è un giocatore che poi ha la tecnica, adesso ha imparato pure stando al Milan in Italia, ha imparato meglio come si sta in campo, perché all'inizio, se ce lo ricordiamo, faceva molte cappellate, in Ma fase poi con questo difensiva. Leao ancora più dentro il campo, lui ha veramente un'autostrada se vuole, non c'ha più nessuno davanti. Sì. Ma poi ti assicuro che incontrare un giocatore così è difficile, eh. È difficile per una squadra, pure per allenatori avversari non sai come fare, non sai come gestire la cosa, eh. Vabbè, questo fa parte della categoria Mm. di Sì, altra, categorie superiori, altra. altra. La Eh, voce altra. ultime due domande velocissime, sempre sulla Sì. difesa in realtà. Placido ti chiede, non pensi che i tre giovani difensori senza Kier non abbiano nessuno, non ci sia nessuno, diciamo, né tre che sappia impostare? Vabbè, però c'è Mike, dai. Eh, Se abbiamo Magnani in campo, In bene o realtà male per ce la me facciamo. Ciao è solo un po' timido per ora da quel punto di vista, per me ci arriva. Sì, ma poi vabbè, ma poi comunque cioè, un giocatore di questi livelli, per tra virgolette scarso che possa essere tecnicamente, è sempre uno forte, Mm. che non sanno calciare il pallone. Poi c'è chi certamente ha più qualità e chi meno, però non mi sembra adesso il problema è blindare la squadra che sia forte difensivamente. Poi magari c'è Magnan veramente, l'ho detto come battuta, ma è la verità, eh. No, no, anche ieri ha fatto sempre iniziare lui l'azione. Ivan invece ti chiede, ma non si diceva che a tre in Europa non si vince? Sì, Beh, questa è una cosa che, sì, che gira, però poi alla fine, sai, il calcio le regole non ce l'ha, perché il calcio è, non lo so, è una cosa proprio,
che non puoi, appunto, non puoi determinare tutto, codificare tutto, mettere tutto dentro un recinto, no? Si dice così, però non ne sarei così sicuro, ecco. L'ultima domanda te la fa Luca. Come vedresti Yulman del Lecce prossimo anno per fare il vice di Benasser? Perché in Allora, realtà Simo, vice di Benasser non c'è. sì, sono sincero, me lo vedo, Luca, e ti rispondo. Ma non so dove, se sei su Twitter, scrivi, ti rispondo volentieri, me lo voglio vedere perché altrimenti dico una cavolata, però sicuramente se lo citi sarà bravo. Sta facendo un signor campionato, assolutamente. Mister, noi siamo arrivati in chiusura, ci vediamo appuntamento al lunedì prossimo per la stanza di bottoni, sarà tempo di Fiorentina-Milan, ma sarà soprattutto tempo di a poche ore, a pochi giorni da Tottenham-Milan. Torniamo in Champions League per il ritorno, insomma ci sarà da raccontare. Tu, mister, invece andrai a Novara, giusto? No, loro vengono da Loro noi, vengono da te. anche se Ok. noi giochiamo sempre a Seregno, quindi di fatto è come se giocassimo sempre fuori casa, però comunque tanto dove giochi, cioè finora abbiamo vinto due fuori casa, per dire, su tre trasferte abbiamo vinto due e pareggiata una, cioè nel Allora, a senso proposito che della categoria, c'era una domanda anche su questo, chiudiamo velocissimi. Cosa ne pensi della Triestina, quarto monte eh, ingaggi, nelle 60 RC e lotta per salvarsi? penso che si sta risollevando e sta vincendo le ultime partite, addirittura la scorsa domenica l'avversario ha pareggiato al 92, altrimenti aveva fatto un'altra vittoria e probabilmente i valori stanno uscendo fuori. Poi secondo me, ciao Filippo, sicuramente in genere, no? In questi rush finali, in questi percorsi finali, chi si sta riprendendo in genere, dico, non è, pure questa non è una Mm. legge, però ma sta meglio di chi invece sta regredendo, non so se mi spiego, cioè chi sta regredendo si trova poi a dover fare i conti con la paura, no? Chi sta risalendo potrebbe avere la spinta emozionale maggiore, insomma, no? C'è pure questa componente psicologica e io credo che la Triestina comunque i playout sicuramente li fa. Poi se arriva a Ok. salvezza diretta non lo so, perché è possibile, ne vince tutte e nove, comunque ne vince 6-7 Eh, e ce la fa. Però certamente il mister, calcio è strano perché pure il Piacenza sta sotto e ha una squadra importante. Il Vicenza, con tutto il rispetto, no? Noi Feral Pisarò, bella squadra, ma il Vicenza è una squadra impressionante, cioè, voglio dire, Vicenza è una squadra impressionante che doveva vincere a mani basse il campionato e non so se lo vince, per dire, no? Cioè, ancora fa in tempo, perché anzi, secondo me, ancora la favorita, io la metto sempre come favorita, oddio, perché è mister, veramente... ho una domanda velocissima che in Sì. effetti mi girava anche a me in testa. Te la mando 30 secondi. Ne avete parlato come mai con Diaz Leao Messias, il famoso Messias Diaz Leao? Ieri si è fatta una partita top, stranamente. Il difensore in più soltanto? C'è anche la posizione di Diaz, forse diversa? Di Messias anche. Ma sono i compiti, Simo. Pure Mm. abbiamo sempre detto, sono pure le richieste dell'allenatore, no? Se tu richiedi un certo lavoro, fai un certo lavoro. Poi c'è un fatto pure che noi, essendo quando siamo aggressivi come ieri, Mm. significa che cosa? Che pure Messias fa un altro tipo di lavoro. Non so se mi spiego, cioè se tu aggredisci in avanti fa un lavoro, se tu difendi con la corsa all'indietro, naturalmente Fa un altro. è meglio Saelemaekers. Dipende come imposti la partita. Il Milan Tra che ho l'altro, visto mister, ieri è un Milan che aggredisce, ancora di nuovo aggredisce, come era quel Milan che no, aggrediva ma l'avversario. anche Leao, che abbiamo capito che tornare fa un po' fatica, mentalizzarlo su quello è veramente difficile, quasi direi che è ormai impossibile. Però usarlo come si usava un tempo, ma si usa ancora adesso, quando non hai una squadra molto alta, prendi i tuoi tre contropiedisti e li metti al limite della metà campo e dici agli altri, dai, prova a salire, a venire in area in 4, 5, 6 a saltare e vediamo se per caso recupero palla io, poi i danni te li faccio io. Sì. Un po' Leao lo stiamo usando così anche. Tanto tornare Però non Simo, torna.
Vediamo se salite. Però sì, ma ti faccio un esempio. Io mi ricordo Salah in Italia con la Roma, eccetera. La soluzione su Salah qual era? Non lasciargli campo alle spalle, no? Quindi la squadra ideale per Salah era la squadra che giocava in contropiede, diciamo Mm. così. E l'avversario doveva avere cura di non farsi prendere in contropiede, cioè di non farsi trovare alto, perché andava. Poi è andato da Klopp. Klopp che fa? Recupera palla alta, cioè quello che quest'anno stanno andando male, però la filosofia di gioco è aggredisco, recupero palle e riparto, no? Eppure là ha fatto 25-30 gol. Quindi, cioè, vedi che le cose sono sempre lì pronte a essere smentite, no? Cioè, si verifica un'altra situazione, magari un altro poteva dire, Klopp, no? Ma no, Salah non lo prendo perché Salah è un contropiedista, io gioco aggressione alta, riaggressione, recupero palla, arrivato in porta, non mi serve. E invece l'ha fatto i gol, pur avendo meno spazi, è normale, perché se tu recuperi palla alta non hai tutti gli spazi del contropiede, no? Eh. Quindi è da vedere, Sì. tutto da vedere. Grazie ancora, ci ritroviamo lunedì prossimo con la stanza e con gli altri appuntamenti. Grazie ancora. Grazie a voi, buona serata a tutti. Buona serata anche da parte mia, ci ritroviamo come sempre domani mattina alle 10 con Mattino Milan, gli appuntamenti quelli classici del martedì, con una sorpresa finale in serata. Ciao a tutti. Ciao.